Ti sei mai chiesto da dove viene quella forza che emerge proprio quando pensi di non averne più? Quella risorsa misteriosa che appare nel momento esatto in cui tutto sembra crollare. Non è fortuna, non è magia, è la tua vera essenza che si risveglia quando viene messa alla prova. Quando l'imprevisto bussa alla tua porta senza preavviso, una diagnosi inaspettata, un tradimento che non avevi previsto, una perdita che ti toglie il respiro, è in quel preciso istante che scopri di cosa sei veramente fatto. Non è quando tutto va bene che misuri la tua vera forza, ma quando il terreno sotto i tuoi piedi inizia a tremare. In quei momenti, la calma che mantieni nel caos vale più di qualsiasi grido nel silenzio, perché la vera potenza non risiede nell'assenza di difficoltà, ma nella capacità di rimanere integri quando tutto intorno a noi si sgretola. Questo è il momento di ricordare chi sei veramente. La fortezza invisibile dentro di te. Esiste un luogo dentro di te che nessuna tempesta può raggiungere. Un centro di calma che rimane immobile anche quando fuori infuria l'uragano. Gli antichi lo chiamavano la cittadella interiore, un rifugio che non può essere espugnato se non lo permetti tu stesso. Non è difficile evitare la morte, è più difficile evitare la cattiveria, che corre più veloce della morte. Marco Aurelio. Questa fortezza non è fatta di mura fisiche, ma di principi, di valori, di convinzioni radicate così profondamente che nessuna circostanza esterna può sradicarle. È il nucleo della tua identità che rimane intatto anche quando tutto il resto viene messo in discussione. Eppure, quanti di noi conoscono davvero questa fortezza? Quanti l'hanno esplorata, rafforzata, resa inespugnabile? La maggior parte delle persone vive in superficie, vulnerabile a ogni cambiamento di vento, a ogni onda che si infrange sulla riva della loro esistenza. Non hanno mai scavato abbastanza in profondità per trovare quella roccia solida su cui costruire. La società moderna ci ha convinti che la forza si misuri in like, follower, applausi e riconoscimenti. Ma questa è un'illusione pericolosa. La vera forza non fa rumore, non ha bisogno di applausi. È quella voce silenziosa che ti dice di continuare quando tutti gli altri hanno abbandonato la nave. Per accedere a questa fortezza devi prima riconoscere che esiste. Devi smettere di cercare la stabilità all'esterno e iniziare a coltivarla dentro di te. Non è qualcosa che trovi, ma qualcosa che costruisci, giorno dopo giorno, decisione dopo decisione. Quando le fondamenta della tua vita sembrano cedere, quando le certezze si sgretolano, è allora che devi ricordare: la tua vera casa non è mai stata in quegli elementi esterni. La tua vera casa è quella fortezza invisibile dentro di te, quel nucleo indistruttibile di dignità, integrità e coraggio che nessuno può portarti via se non tu stesso. Trasforma gli ostacoli in gradini. Il fallimento, il rifiuto, la delusione, la perdita. Questi non sono solo ostacoli sul tuo cammino, sono il cammino stesso. Sono gli strumenti che la vita usa per scolpirti, per trasformarti da blocco grezzo di marmo in un'opera d'arte. La miglior vendetta è non diventare come colui che ti ha fatto un torto. Marco Aurelio. Ogni volta che inciampi hai due scelte: restare a terra, lamentandoti dell'ingiustizia, oppure raccogliere quella pietra che ti ha fatto cadere e usarla per costruire il prossimo gradino del tuo percorso. La differenza tra chi resta intrappolato nelle difficoltà e chi le trasforma in opportunità non sta nelle circostanze, ma nella prospettiva. Non è la caduta in sé che determina il tuo destino, ma la narrazione che crei intorno ad essa, la storia che ti racconti, la lezione che ne trai, il significato che le attribuisci. In una società ossessionata dal successo immediato, abbiamo perso la capacità di vedere il valore formativo del fallimento. Abbiamo dimenticato che ogni grande risultato è preceduto da innumerevoli tentativi falliti. Le persone più resilienti non sono quelle che non cadono mai, ma quelle che hanno imparato a cadere con grazia e a rialzarsi con determinazione. Hanno compreso che ogni ostacolo contiene in sé il seme di un'opportunità equivalente o maggiore. Quando smetti di vedere i tuoi fallimenti come sentenze definitive e inizi a vederli come feedback preziosi, come indicazioni di rotta, come lezioni necessarie, qualcosa cambia.
Non sei più vittima delle circostanze, ma artefice del tuo destino. Gli ostacoli che oggi rallentano il tuo cammino possono diventare, se lo scegli, i gradini che domani ti porteranno più in alto di quanto avresti mai immaginato. Ma per fare questo, devi prima abbracciare la verità fondamentale. Non è ciò che ti accade che determina la tua vita, ma come rispondi a ciò che ti accade. Proteggi la tua fiamma interiore dai venti esterni. Nel cuore di ogni essere umano arde una fiamma. È la tua scintilla vitale, la tua passione, il tuo scopo. È ciò che ti distingue, ciò che ti guida, ciò che ti dà energia quando tutto il resto sembra prosciugato. Ma questa fiamma, per quanto potente, è anche vulnerabile ai venti esterni che costantemente cercano di spegnerla. Nessuno può farti del male senza il tuo consenso. Epitteto. I venti sono molteplici e insidiosi. Le opinioni degli altri, le aspettative sociali, le critiche, la comparazione, l'invidia altrui, i giudizi superficiali. Questi venti non sempre soffiano per malvagità. Spesso le persone che cercano di smorzare la tua fiamma lo fanno inconsciamente, proiettando su di te le loro paure, le loro insicurezze, i loro limiti autoimposti. In un mondo iperconnesso, dove siamo costantemente esposti ai giudizi e alle opinioni altrui, proteggere questa fiamma è diventato più difficile che mai. I social media ci bombardano con immagini di vite apparentemente perfette, facendoci dubitare della nostra strada. Le notifiche interrompono continuamente il nostro flusso di pensiero, frammentando la nostra attenzione. Il rumore costante del mondo esterno rende difficile ascoltare quella voce interiore che sa cosa è giusto per noi. Come proteggere questa fiamma preziosa? La prima linea di difesa è la consapevolezza. Devi diventare estremamente selettivo riguardo a ciò che lasci entrare nella tua mente. Non ogni opinione merita la tua attenzione. Non ogni critica merita la tua energia. Non ogni tendenza merita la tua partecipazione. La seconda linea di difesa è il discernimento. Impara a distinguere tra feedback costruttivo e critiche distruttive. Il primo mira a elevarti, anche se può essere scomodo. Il secondo mira a diminuirti, anche se può essere avvolto in parole dolci. La terza linea di difesa è la determinazione. Ci saranno momenti in cui dovrai avanzare controvento, in cui dovrai credere nella tua visione anche quando nessun altro lo fa. È in questi momenti che la tua fiamma verrà messa alla prova, ma è anche in questi momenti che può crescere più forte. Ricorda, la tua fiamma non ha bisogno dell'approvazione altrui per bruciare, non ha bisogno di consenso per illuminare il tuo cammino, ha bisogno solo della tua fedeltà, della tua protezione, del tuo impegno costante a mantenerla viva, anche e soprattutto quando i venti contrari soffiano più forte. Padroneggia l'arte della risposta, non della reazione. Esiste una differenza sostanziale tra reagire e rispondere, anche se queste parole vengono spesso usate come sinonimi. La reazione è istintiva, immediata, spesso guidata dalle emozioni del momento. La risposta è ponderata, intenzionale, radicata nei tuoi valori più profondi. È quello spazio sacro tra lo stimolo e l'azione, dove risiede la tua vera libertà. Viviamo in un'epoca che valorizza la velocità sopra ogni cosa, risposte immediate, gratificazione istantanea, risultati rapidi. Questo ci ha condizionati a reagire piuttosto che a rispondere, a saltare alle conclusioni, a parlare prima di pensare, a agire prima di riflettere. Ma la vera maestria non sta nella velocità della reazione, bensì nella qualità della risposta. E questa qualità richiede ciò che sembra essere diventato un lusso raro: il tempo di fermarsi, respirare e scegliere consapevolmente. Gli stoici praticavano questo principio ogni giorno. Non permettevano alle circostanze esterne di dettare il loro stato emotivo. Non cedevano il controllo delle loro azioni alle provocazioni altrui. Mantenevano una chiarezza mentale che permetteva loro di rispondere alle situazioni più difficili con saggezza, anziché con impulsività. Questa padronanza non si ottiene nel momento della crisi, si costruisce nelle piccole scelte quotidiane. Quando scegli di non rispondere immediatamente a quel messaggio che ti ha fatto arrabbiare,
quando decidi di ascoltare veramente, invece di preparare la tua risposta mentre l'altro sta ancora parlando. Quando ti concedi quello spazio di riflessione prima di prendere una decisione importante. La prossima volta che ti trovi di fronte a una situazione che ti provoca, ricorda, hai il potere di scegliere la tua risposta. Non sei obbligato a seguire il copione che le tue reazioni istintive ti suggeriscono. Puoi fermarti, respirare, connetterti con i tuoi valori più profondi e poi rispondere in un modo che rifletta la persona che aspiri a essere, non solo la persona che le tue reazioni impulsive ti farebbero diventare. Questa è l'arte della risposta consapevole e padroneggiarla è forse la competenza più preziosa che puoi sviluppare in un mondo che cerca costantemente di rubarti la tua attenzione, di manipolare le tue emozioni e di provocare le tue reazioni. La forgia dell'anima. Il fuoco che tempra, non brucia. Il dolore, la sofferenza, la difficoltà, queste non sono deviazioni dal cammino della vita. Sono il cammino stesso, sono la forgia in cui la tua anima viene temprata, rafforzata, trasformata. Proprio come il ferro diventa acciaio solo attraverso il fuoco intenso, così la tua vera forza emerge solo attraverso le prove che la vita ti presenta. La felicità dell'uomo non sta nel non affrontare le avversità, ma nel superarle con coraggio. Seneca. La società moderna ci ha venduto l'illusione che il comfort sia l'obiettivo, che la felicità significhi assenza di dolore, che la vita ideale sia priva di difficoltà. Abbiamo creato intere industrie dedicate all'eliminazione del disagio, del dolore e della fatica. Ma in questa ricerca ossessiva di comfort abbiamo perso qualcosa di essenziale, la comprensione che è proprio nel fuoco della difficoltà che forgiamo il nostro carattere migliore. Gli antichi non avevano questa illusione. Sapevano che la vita è intrinsecamente difficile, che il dolore è inevitabile, che le sfide sono certe, ma invece di cercare di evitare queste realtà, hanno sviluppato filosofie che ci insegnano come navigarle, come trasformarle da nemici in alleati, da ostacoli in opportunità. Il dolore, quando abbracciato con consapevolezza, diventa un insegnante incomparabile. Ti mostra le tue debolezze non per punirti, ma per darti l'opportunità di rafforzarle. Ti rivela ciò che è veramente importante, spazzando via le distrazioni superficiali che in tempi facili sembravano così cruciali. Ti connette con la tua umanità fondamentale e con quella degli altri che soffrono accanto a te. Questo non significa cercare la sofferenza o romanticizzare il dolore. Significa semplicemente riconoscere che quando il fuoco inevitabilmente arriva, hai una scelta. Puoi lasciare che ti bruci, riducendoti in cenere, oppure puoi usarlo per temprare il tuo spirito, trasformandoti in qualcosa di più forte, più resiliente, più profondo. La differenza sta nella tua prospettiva, nel tuo atteggiamento, nella tua determinazione a estrarre significato anche dalle esperienze più difficili. Sta nella tua capacità di vedere oltre il dolore immediato e riconoscere il potenziale di crescita che contiene. Quando passi attraverso il fuoco e ne esci dall'altra parte, non sei più la stessa persona. Porti con te cicatrici, sì, ma anche una saggezza che non può essere appresa sui libri, una forza che non può essere sviluppata nel comfort, una profondità che non può essere raggiunta nelle acque superficiali dell'esistenza senza sfide. L'arte di risorgere, dalle ceneri alla fenice. Ogni grande storia di rinascita inizia con una fine. Ogni trasformazione significativa parte da una rottura. Ogni nuovo inizio emerge dalle ceneri di ciò che è stato distrutto. Questa è la legge universale del cambiamento, il ciclo eterno di morte e rinascita che governa non solo la natura, ma anche il nostro sviluppo personale. Le difficoltà rafforzano la mente, come il lavoro rafforza il corpo. Seneca. La fenice, quell'uccello mitologico che risorge dalle proprie ceneri, non è solo un simbolo affascinante, è una metafora potente della capacità umana di reinventarsi dopo le cadute più devastanti. Ma a differenza della fenice, la nostra rinascita non è automatica. Richiede una scelta consapevole, un atto di volontà, una decisione di non permettere che la nostra identità rimanga sepolta sotto le macerie del fallimento.
In una cultura che celebra il successo immediato e nasconde gli inevitabili fallimenti che lo precedono, abbiamo perso la capacità di vedere la bellezza e la necessità delle nostre cadute. Abbiamo dimenticato che ogni maestro è stato prima un principiante goffo, che ogni esperto ha attraversato l'imbarazzo dell'incompetenza, che ogni innovatore ha conosciuto il gusto amaro del rifiuto. Non è la caduta che definisce il tuo percorso, ma ciò che scegli di fare dopo essere caduto. Non è il fallimento che determina il tuo destino, ma come integri quella esperienza nella tua narrazione personale. Non è la sconfitta che rivela il tuo carattere, ma come rispondi ad essa. Risorgere non significa tornare esattamente come eri prima. Significa emergere con una nuova saggezza, con una comprensione più profonda, con un apprezzamento più intenso per le tue capacità. Significa trasformare la tua ferita in saggezza, il tuo dolore in compassione, la tua delusione in determinazione. Ogni volta che cadi e ti rialzi, stai riscrivendo la tua storia. Stai dimostrando a te stesso che sei più forte delle circostanze, più resiliente dei tuoi fallimenti, più grande delle tue paure. Stai costruendo, un passo alla volta, una fiducia che non può essere scossa facilmente, perché è fondata non sull'illusione di perfezione, ma sull'esperienza concreta di aver superato le difficoltà. La prossima volta che ti trovi faccia a faccia con un fallimento, ricorda, non è un punto finale, ma una virgola nella frase della tua vita. Non è una sentenza definitiva sul tuo valore, ma un'opportunità di dimostrazione della tua capacità di rinascita. Sconfiggi le voci del dubbio con la chiarezza del proposito. Dentro ogni mente umana esiste un conflitto perenne tra due forze, il dubbio che paralizza e il proposito che mobilita. Il dubbio sussurra: chi ti credi di essere? Il proposito risponde: qualcuno che sta ancora diventando. Il dubbio avverte: potresti fallire. Il proposito afferma: e se invece riuscissi? In questa battaglia interna si decide gran parte del nostro destino. Se una persona non sa verso quale porto è diretta, nessun vento le sarà favorevole. Seneca: il dubbio non è sempre nemico. A volte serve da guardiano, proteggendoci da rischi irragionevoli o decisioni impulsive. Ma quando il dubbio diventa cronico, quando si trasforma da guardiano in carceriere, quando ti impedisce sistematicamente di espanderti oltre i confini della tua zona di comfort, allora è tempo di affrontarlo. Come si affronta un avversario così potente e sfuggente? Con l'arma più efficace a tua disposizione, la chiarezza del tuo proposito. Quando sai esattamente perché ti stai muovendo in una certa direzione, quando la tua visione è nitida e il tuo scopo è definito, il dubbio perde gran parte del suo potere. La chiarezza è l'antidoto al dubbio, non perché elimini l'incertezza. L'incertezza è parte integrante di ogni viaggio significativo, ma perché ti dà un'ancora a cui aggrapparti quando le onde del dubbio minacciano di travolgerti. Ti fornisce una stella polare da seguire quando la nebbia della confusione offusca il cammino. Gli stoici praticavano questa chiarezza attraverso l'esercizio quotidiano della riflessione sui propri valori fondamentali, sullo scopo della propria vita, sulla persona che aspiravano a diventare. Non lasciavano che queste questioni fondamentali rimanessero vaghe o indefinite, le rendevano concrete, specifiche, tangibili. Oggi, in un'epoca di distrazioni infinite e segnali contrastanti, questa pratica è più importante che mai. In un mondo che cerca costantemente di dirti chi dovresti essere, cosa dovresti volere, come dovresti vivere, la chiarezza del tuo proposito personale è l'unica bussola affidabile. Non aspettare che il dubbio svanisca prima di agire. Non aspettare di sentirti completamente sicuro prima di muoverti nella direzione dei tuoi sogni. Invece, coltiva ogni giorno una comprensione più profonda del tuo scopo. Raffina la tua visione. Connettiti con i tuoi valori più profondi e poi usa questa chiarezza come faro che illumina il cammino, anche e soprattutto nei momenti più bui del dubbio. L'invincibilità della mente allenata alla saggezza. In un mondo di cambiamenti rapidi e imprevedibili, dove tutto sembra effimero e instabile, esiste un rifugio che nessuna tempesta esterna può distruggere.
una mente allenata alla saggezza. Questa non è un'intelligenza accademica o una conoscenza enciclopedica, ma una forma più profonda di comprensione che trascende l'intelletto e permea l'intera esistenza. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Marco Aurelio. Una mente saggia non è quella che ha tutte le risposte, ma quella che sa porre le domande giuste. Non è quella che non commette errori, ma quella che impara da ogni errore. Non è quella che evita le tempeste, ma quella che sa navigare attraverso di esse, mantenendo la propria integrità. In un'epoca che valorizza la competenza specializzata e la conoscenza tecnica, abbiamo sottovalutato l'importanza della saggezza come disciplina a sé stante, come pratica quotidiana, come obiettivo di vita. Eppure è proprio questa qualità che ci permette di trasformare l'informazione in comprensione, l'esperienza in intuizione, la conoscenza in comportamento etico. L'allenamento della mente alla saggezza inizia con l'umiltà, il riconoscimento dei nostri limiti, delle nostre illusioni, dei nostri pregiudizi. Prosegue con la curiosità, non quella superficiale che salta da una novità all'altra, ma quella profonda che esplora pazientemente le complessità dell'esistenza umana. Si consolida con la riflessione, quei momenti di silenzio in cui integriamo le nostre esperienze, in cui digeriamo le nostre emozioni, in cui esaminiamo i nostri valori. Una mente così allenata diventa invincibile, non perché non incontra mai difficoltà, ma perché sa come trasformare ogni difficoltà in un'opportunità di crescita. Non perché non prova mai dolore, ma perché sa come estrarre significato anche dalle esperienze più dolorose. Non perché non sbaglia mai, ma perché ogni errore diventa un gradino verso una comprensione più profonda. In un mondo che spesso sembra premiare l'apparenza più della sostanza, la performance più dell'integrità, il successo esteriore più della pace interiore, coltivare una mente saggia può sembrare fuori dagli schemi, ma è proprio andare controcorrente che ti renderà indistruttibile quando le mode passeranno, quando i successi effimeri svaniranno, quando le certezze illusorie crolleranno, perché alla fine ciò che resta non sono i titoli che hai accumulato, i possedimenti che hai acquisito o l'approvazione che hai ricevuto, ma la saggezza che hai incorporato, la prospettiva che hai sviluppato, la comprensione che hai raggiunto. E queste, una volta conquistate, nessuno potrà mai portartele via. La costanza silenziosa che cambia il mondo. Nel mondo del rumore costante, degli annunci eclatanti, dei successi virali, esiste una forza silenziosa ma inarrestabile che spesso passa inosservata. La costanza quotidiana. Non è glamour, non fa titoli, non attira like e condivisioni, eppure è la forza più trasformativa a nostra disposizione. Goccia dopo goccia, il buco viene scavato nella roccia. Ovidio, riflettendo principi stoici. La costanza non è solo ripetizione meccanica, è dedizione consapevole, è la capacità di mostrare fedeltà ai propri impegni, ai propri valori, ai propri obiettivi, giorno dopo giorno, anche e soprattutto quando l'entusiasmo iniziale è svanito, quando i risultati tardano ad arrivare, quando nessuno sta guardando. In una cultura dell'immediato, dove il successo overnight viene celebrato e la gratificazione istantanea è la norma, la costanza silenziosa sembra antiquata, quasi noiosa. Eppure, se guardiamo alle realizzazioni più significative della storia umana, dalle grandi opere architettoniche alle rivoluzioni scientifiche, dalle trasformazioni sociali ai capolavori artistici, scopriamo che dietro ognuna di esse c'è questa forza invisibile. La costanza è la madre della maestria. Non esiste talento, per quanto brillante, che possa sostituire la pratica deliberata, paziente, sistematica. Gli stoici comprendevano profondamente questo principio. Per loro, la virtù non era un traguardo da raggiungere una volta per tutte, ma una pratica da coltivare ogni giorno. La saggezza non era un'illuminazione improvvisa, ma il frutto di riflessioni costanti. La forza interiore non era un dono innato, ma il risultato di piccole vittorie quotidiane su se stessi. Questa costanza silenziosa ha un altro nome: disciplina. Non quella imposta dall'esterno,
basata sul controllo e sulla punizione, ma quella che nasce dall'interno, fondata sulla chiarezza dello scopo e sull'allineamento con i propri valori più profondi. È la capacità di fare ciò che sai essere giusto e necessario, indipendentemente da come ti senti in quel momento. Nella tua vita, quali sono le pratiche, le abitudini, le azioni che, se ripetute con costanza giorno dopo giorno, potrebbero trasformare radicalmente la tua realtà nel lungo termine? Quali sono i piccoli passi che, accumulati nel tempo, potrebbero condurti verso la versione migliore di te stesso? Ricorda, la costanza non richiede perfezione. Non significa non cadere mai. Significa rialzarsi ogni volta e riprendere il cammino. Non significa non avere mai giorni, no. Significa non permettere a quei giorni di definire la tua traiettoria complessiva. La metamorfosi da sopravvissuto a conquistatore. C'è una differenza abissale tra sopravvivere e prosperare, tra resistere e conquistare, tra esistere e vivere pienamente. Questa differenza non sta nelle circostanze esterne, ma nella mentalità interiore, nell'atteggiamento con cui affronti le sfide della vita. Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca. Il sopravvissuto vede le difficoltà come nemici da evitare. Il conquistatore le vede come sfide da accettare. Il sopravvissuto chiede: perché è successo a me? Il conquistatore chiede: cosa posso fare con questo? Il sopravvissuto cerca di ritornare allo stato precedente. Il conquistatore usa l'esperienza come trampolino per evolversi in qualcosa di nuovo e migliore. Questa metamorfosi da sopravvissuto a conquistatore è forse il viaggio più significativo che possiamo intraprendere nella nostra esistenza. È il passaggio dalla reattività alla proattività, dalla vittimizzazione alla responsabilizzazione, dalla paura alla determinazione. Non è un cambiamento che avviene in un istante, è un processo, un'evoluzione, una serie di scelte quotidiane che gradualmente ti trasformano dall'interno. Inizia con la decisione fondamentale di non lasciare che le tue ferite definiscano il tuo futuro, che le tue paure limitino le tue possibilità, che le tue cadute determinino la tua identità. Gli stoici erano conquistatori nell'anima, non perché non provassero paura, dolore o incertezza, ma perché avevano sviluppato la capacità di trasformare queste esperienze in combustibile per la crescita, invece che in ostacoli al progresso. Vedevano ogni difficoltà non come una punizione immeritata, ma come un'opportunità di dimostrare e sviluppare virtù. La metamorfosi richiede coraggio, il coraggio di guardare onestamente le tue ferite senza farti definire da esse. Richiede responsabilità, la disponibilità ad assumerti il pieno controllo della tua risposta alle circostanze, indipendentemente da quanto ingiuste possano sembrare. Richiede visione, la capacità di vedere oltre il presente difficile e connettere con un futuro più grande, ma soprattutto richiede azione. Non puoi pensare la tua strada verso questa trasformazione, non puoi teorizzarla, devi viverla, un passo alla volta, una decisione alla volta, una sfida alla volta. Ogni volta che scegli il coraggio invece della paura, ogni volta che abbracci la responsabilità invece del biasimo, ogni volta che trasformi un ostacolo in un'opportunità, stai compiendo un passo in questa metamorfosi. E un giorno, guardandoti indietro, realizzerai che non sei più la persona che semplicemente sopravviveva alle tempeste della vita. Sei diventato qualcuno che le cavalca, che le dirige, che a volte persino le invoca, non per masochismo, ma perché sai che è nel cuore della tempesta che si forgiano i conquistatori. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.